Cari tutti, io e la mia assistente, non si muove di lì, vi diamo il benvenuto. Oggi cosa andiamo a fare? Oggi andiamo a fare delle salsicce con una parte di magro. Invece di metterci il grasso, io prenderò del lardo di colonnata che avevo precedentemente fatto, lo metterò assieme e ci andrò a mettere anche un pochino di tartufo. Ho del tartufo messo sott'olio e lo metterò insieme, e in più andrò a fare un salamino tipo toscano con la maglia del grasso grosso e la parte diciamo del magro. Sarà un tutorial su tutte e due. Prima di cominciare vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere il campanellino in maniera che veniate avvertiti di quando faccio delle altre ricette. Ne faccio spesso di molto buone e il consiglio è per voi: segnatevi, mettetemi dei like, campanellino bim bim e andiamo a cominciare. Assistente, vorresti un pezzettino? Allora, intanto premetto che il video sarà un po' lungo perché la descrizione è tanta e ci saranno un sacco di robe. Comunque ho preso una parte di spalla, questa qui, che andrà a fare, come vi dicevo, le salsicce, mentre qua ho preso una parte di arista bella fresca e una parte di spalla che metterò insieme. Ok, questo qui è il lardo. Intanto premetto che tutte queste dosi le scrivo all'inizio del video, così almeno non impazzite, e sia nel frontespizio che all'inizio. E più le dico ora, ho preso del lardo, vedete? Questo lardo qui l'ho tagliato, l'ho frullato con il bimbi, l'ho un pochino insaporito. Questo lavoro qui l'ho fatto un giorno fa in maniera che il lardo ora è bello saporito. Abbiamo del pepe grosso, paprika, pepe nero, droga Torino o droghe o qualsiasi droga che va bene, che c'è in commercio per fare salumi. Se voi andate dal vostro macellaio in un supermercato buono la trovate. Questi qui sono i budelli naturali come vi vengono venduti sotto sale. Questa qui è la misura 35 di diametro per fare le salsicce, mentre questa qui è una 60 per fare il salame. Vi vengono vendute in questa maniera. Dopo le andiamo a lavare con acqua calda e aceto, le andiamo a lavare. Comunque vi farò vedere lo spago per il legare, lo metto in acqua perché altrimenti è troppo secco se non lo metto in acqua e quando vado a tirare si schianta. Invece così si idrata e diventa più elastico, si strappa meno. Poi mi sono inventato questo imbuto che l'ho tagliato per insaccare, il sale, come ho detto, il nostro tartufo. Ora devo andare a tagliare questa carne. In questo caso userò il coltello. Me l'ho scordato un aglio che andrò a spaccare con il mortaio. Deve essere ridotto proprio in poltiglie. Se non avete il mortaio usate un bel coltello, lo schiacciate, lo mettete così, lo schiacciate, usate il robottino, va anche bene. L'importante è che io ho messo una testa d'aglio in questo caso qua in totale ho 8 etti di roba, comunque una testa d'aglio per la cosa migliore è che magari se avete un tritacarne usate il tritacarne, o se no dal vostro macellaio ve la fate tritare. Io stamani ho voluto fare, diciamo così, lo splendido e me la devo battere. Ovviamente così, con un po' di pazienza ve la battete. Si chiamano, quando sentite il nome, la salsiccia a punta di coltello, perché per questo motivo qui, vedete, il macellaio si mette lì o a voi e schiacciate la carne con la lama del coltello. Si chiama salsiccia fatta a punta di coltello. Questo è il motivo. E oggi andiamo a fare queste qui, le salsicce. Non ve l'avevo detto prima. Ok, questa l'ho
è passato 10 minuti, quarto d'ora, ho fatto questa qui. Ora farò quella per il salamino, farò la stessa cosa, quella per fare il salame, tipo abbiamo raggiunto questa consistenza. Aspettate. Ci siamo. Per fare il salamino tipo toscano, ho preso la sua carne, l'ho tritata, prenderò un pezzettino del lardo che ho frullato con lo bottino, lo metterò dentro e poi farò dei cicciolini, questo è il lardo di colonnata, e farò dei pezzettini ok, dei lardellini piccini che metterò solamente dove faccio il salamino, non nella salsiccia perché sennò diventerebbe insomma brutto, no? A parte non lo so, potremmo anche fare l'invenzione. Comunque adesso e burro, guardate che bellezza che è. Buono. Ok, e questo qui. Mentre l'altro per la salsiccia ho preso soltanto un pochino di lardo che ora andrò a mischiare. Allora, cerchiamo di essere veloci, faccio prima la salsiccia. Ok, un po' di sale. Voi per il sale regolatevi che è il 2% del peso. Pesate questo quantitativo e metteteci il 2%, sarebbe a dire ogni 100 grammi sono 2 grammi, ogni chilo è 20 grammi. Io ci andrò un pochino a occhio e lo assaggerò perché ho un po' di dimestichezza, però la percentuale è quella. Uguale anche con il pepe. Il pepe siamo nell'ordine dello stesso peso. Ok? La droga Corino invece è l'1%. Comunque io faccio così, lo inizio, è poca roba, io sono abituato, quando la facevo ne facevo 100 kg, è logico che dovete avere una percentuale fatta di chimica, di matematica, perché se no è un casino. Io faccio così, gli do una bella girata, dopo un po' non faccio altro che fare una prova del topo e aggiusto, ovviamente non esagerate, che tornare indietro non si può. Comunque abbiamo messo tutto, prima. Ok, io ci metterò anche un goccino di paprika per dargli il sapore. Allora, quelle che ho detto finora, sale, pepe, droga Torino, sono d'obbligo, non potete non mettercele. Tutto il resto dipende da voi. Noi andiamo a fare le salsicce un pochino così particolari, allora potete fare un po' come vi pare. Ok, abbiamo detto del tartufo, là ci metterò dentro questo tartufo che sono praticamente scaglie di tartufo messo sott'olio. Potete mettere, non mettere, questa diciamo è una mia invenzione. Ok, siamo invece a queste qui delle salsicce, è pronta, siamo di qua, sale, mentre qua ci metterò dei chicchi di chicchetti di pepe. Ok, un pochino di pepe, la droga Torino è d'obbligo, via, e mischiamo anche questa qui per il salamino tipo toscano. Ok, i budelli come pulirli? Vi arrivano così, poi li avete conservati in questa maniera. Io qui ho acqua calda e aceto. Ok, buttate un pochino in acqua calda e aceto, così si idratano. Poi fateli gonfiare, guardate, in maniera che vedete se ci sono dei tagli, dei buchi, perché a volte vengono dati
e sono così rovinati, allora lo buttate via direttamente. Questo qui. Quello per la salsiccia uguale, capite? Cominciamo il vostro imbuto, prendete il budello e infilatelo, guarda, completamente dentro, in maniera che quando si riempirà, vi faccio vedere, là, vedete? Così almeno quando si comincerà questa parte fuoriesce, e non fate altro che fare così, con una semplicità assurda. Voilà. Vabbè. Voilà. Pezzetto pezzetto, senza per fretta, cercate di farlo riempire bene, perché i sacchi dell'aria, se no, andranno a sciupare, a far marcire. Ora fra un po' devo prendere un ago, bucarlo, vedete dove ci sono i sacchi dell'aria, ok, in maniera che diventerà omogeneo. Allora, questo ago lo perderò 100 volte, sicuro. Ok, arrivate quasi fino in fondo, perché in fondo dovete lasciare lo spazio per fare la rilegatura. Considerate che un budello così contiene su mezzo chilo di carne circa, il diametro è 60, ricordatevelo. Lo potete ordinare, tanti mi chiedono ma dove si prendono? Dal macellaio vicino casa, da una norceria che voi avete vicino casa, o se no senza problemi su eBay. Andate su eBay e lo ordinate, vi arriverà. Lo potete anche fare con lo stuzzicadente, ma l'importante è di pianino pianino. Vi arriverà a casa in una scatolina sotto sale e fate quello che abbiamo fatto prima. Comunque la bucate. Ok. Levategli l'aria. Guardate che bellino che è diventato. Ora andiamo a legare. Ricordate l'acqua, che lo spago l'ho messo nell'acqua, ok, in maniera che diventi elastico, perché altrimenti quando andiamo a tirare, se lasciato lì, si spezza. E ora vi insegnerò a fare lo strizzotto, in maniera che quando andiamo a fare il laccio per tenerlo non verrà via. Vedete? Questa parte di budello lo inserisco nel nodo, guardate. Facendo così non sarà più, non verrà più via, non si staccherà più, anche perché il salame deve stare insomma attaccato anche un paio di mesi, e se magari non fate questo gioco qui, lui si stringe e cascherà in terra, e per il vostro gatto, topo, se lo mangerà. Invece facendo lo strizzotto, allora, questo è lo strizzotto, ho strizzato il budellino insieme e ho creato, vedete questo laccettino qui, questo dico, questo non si staccherà più, guardate, tac. A questo punto ho un punto certo, il mio ago, lo stuzzicadente uguale, bucatelo bene bene bene. Ora lui, questo salame, cosa dovrà fare? Lo dovete lasciare attaccato in una parte non tanto calda della casa, una parte dove non c'è il termosifone, ok? Lo lasciate attaccato per un giorno intero, lui si asciugherà bene bene, poi dopo lo dovete riporre in cantina, in una stanza dove non c'è un termosifone, in una parte umida, o altrimenti, se non avete queste soluzioni, vedete, io l'ho messa in una stanzina che non ha il riscaldamento, ho messo un tappo alla finestra per la luce e va bene così, se no in frigorifero, ma in frigorifero vanno a rimanere, ora vi faccio vedere, così, attaccate in frigorifero in questa maniera, non ci dovrà essere niente, non lo potete, ci ho messo un pezzettino su di carne, in maniera che vedete, tac,
ora entra senza problemi. Praticamente inserite un pezzetto di carne dentro, che esca fuori una puntina, e ora senza problemi. Ora cosa fate in fondo? In fondo fategli un nodino in maniera che sarà già chiuso, vi ritrovate già il budello già chiuso. Non vi scandalizzate se lo chiamo budello, si chiama così perché una volta venivano usati come preservativi e allora hanno preso il nome. Le signorine della strada o quelle di facili costumi. Ok, e ora facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima al salamino. Un po' di pazienza, però guardate che viene bene. Poi la gravità vi aiuterà pure. Bene, lo portate giù e poi lo fate scivolare. Dopo gli darete la mano, lo fate scivolare. Intanto io lo riempio tutto. Bene, quasi finito. E ora è anche troppo lungo, fatelo scivolare in fondo. Se vi si strappa non vi preoccupate, anzi quando siete così ora bucatelo, così l'aria, ascoltate bene quello che vi dico, vi può sembrare brutto ora, però dovete lasciarlo un po' lente, perché quando noi andiamo a legare, se è troppo tirato, no? Io ora potrei fare così, zoom, e indurirlo, esteticamente vi sembra bello, però quando poi andiamo a tirare con lo spago per chiuderlo si spezzerà. Allora adesso diciamo così, ok, sarà un po' lentino, vedete? È un po' lento, e lo spago è adatto, questa lentezza è adatta per dopo chiuderla. Se noi invece andiamo a pressare subito ora, appena andate a tirare lo spago si spezzerà. Ora non è niente che al limite lo dovete rifare, se si dovesse spezzare qua, perché io ho fatto queste qui al tartufo, ma voi è la stessa cosa come se voi vorreste fare le salsicce, così non ci mettete il tartufo, ci mettete un grasso della pancia, diciamo così, la pancetta, e le proporzioni sono 60% di grasso e il 40% di magro. Queste sono le proporzioni, e io vi voglio dire che non mi sto inventando niente. Ho fatto il norcino, da piccolo ero un sorcino e ho fatto il norcino per tanti anni, e non è che vado a copiare e incollare da altri. Guardate che bellezza. Allora, andate a rifinire, i pezzi in più li levate. Il nostro spaghetto, se vi ricordate, il nostro laccetto, guardate che bellezza. Là. Ok. Qui ci potete fare una bella collana. Vado a fare le cazzate. Qui c'è il salamino che deve stagionare. Allora, le salsicce le potete mangiare già subito, da ora. Sono fenomenali, sono una roba pazzesche da subito. O le potete fare, diciamo così, stagionare. Ah, mi scordavo. Ora vanno bucate, anche prima, avete bucate già prima per far passare l'aria, ma anche adesso è importante bucarle, così fuoriuscirà l'aria, e l'aria se no è ossigeno, e dopo l'ossigeno le può sciupare. Invece così anche il salamino ora
Se c'è qualche domanda, qualche dubbio, mettetemelo sotto, chiedetemelo, sono a disposizione. E vi ripeto, questa è la classica, diciamo, salsiccia, addirittura dentro ci potete mettere, ora la prossima volta la farò una variante piccante e con gli spinaci dentro per i bambini. Potete un po' divertirvi, la cucina è creatività, è gioia, è amore. Mettetemi il like, iscrivetemi alla pagina perché ho intenzione di fare tantissime belle cose, ho in programma di fare delle cose buonissime, eccezionali e facili da fare. Iscrivetevi al canale, mettete la campanina bim bim e vi saluto. Stop.